Ci sono storie, accadute in Italia, che non hanno nulla da invidiare ai romanzi della letteratura gotica. Vicende che hanno colpito persone come me, come te o i tuoi familiari, e che ne hanno cambiato la vita quotidiana. Storie come quella accaduta nel 1937 a San Severino Marche, nella provincia di Macerata, nell'abitazione di una famiglia di contadini sulla strada che da San Severino porta a Tolentino. Ed è grazie ad uno scritto dello storico Raul Paciaroni e al comune di San Severino Marche se oggi, ad 80 anni di distanza, possiamo analizzare questa suggestiva storia di infestazione, tra oggetti che volano, spariscono, si rompono, tra lenzuola strappate via nel bel mezzo della notte e sassi che piovono in casa dal nulla, tra maghi, incantesimi ed episodi sconcertanti. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia del poltergeist di San Severino Marche. Stando alle credenze popolari, ogni parte d'Italia ha i suoi spiritelli, misteriose presenze che rispondono a nomi diversi a seconda dei dialetti, ma che sono accomunati da fatti e manifestazioni del tutto simili, che essi siano piemontesi o siciliani. È il caso dei Mazzamarelle in Abruzzo, dei Munacelli in Campania, dei Mazzamarol nel nord-est e, appunto, dei Mazzamurelli nelle Marche. Ma di fenomeni che si manifestano con rumori, spostamenti, apparizioni o sparizioni di oggetti, la storia dell'uomo ne è piena e trova ampio riscontro sia nella letteratura che in ricerche accreditate. Oggi li chiameremo poltergeist, uno spirito rumoroso, dispettoso e spesso pericoloso, che prima veniva sempre associato ad entità negative, a manifestazioni diaboliche, venendo racchiuso in quella fenomenologia che conosciamo sotto il nome di casa infestata e che, successivamente, alla luce di statistiche e ricerche, ha preso una branca dei fenomeni tutta sua, essendo evidentemente collegata ad una persona focus, che rappresenta la miccia da cui scaturisce tutto. Ma non voglio approfondire troppo il fenomeno nel suo specifico e nella sua storia, magari ne dedicherò una puntata futura. Lasciate invece che io vi introduca questa vicenda marchigiana, zona geografica non nuova a questo tipo di manifestazioni, alle quali spesso anche la stampa locale ha dato ampio spazio, con testimonianze autorevoli. Nel testo dello storico Paciaroni ne vengono illustrate circa una decina, ma, come fatto da lui, ci soffermeremo su quella che sembra essere stata la storia più terrificante e spaventosa, corredata da riscontri oggettivamente fuori da ogni regola conosciuta. Alla fine di una tortuosa strada di campagna, che da San Severino conduce a Tolentino e che porta praticamente al confine con quest'ultimo comune, ci sono ancora oggi due ruderi, due costruzioni ormai invase dalla vegetazione che le carte topografiche indicano come Casa Brué, dal cognome dei proprietari all'epoca della rilevazione topografica. Ma ad abitarla non erano stati gli unici. All'epoca dei fatti, nel 1937, la casa era abitata dalla famiglia Biciuffi e composta dal capofamiglia Venanzo, dalla moglie Maria, dal figlio Enrico, dalla nuora Laura e da 4 nipoti. Nella casa adiacente, invece, abitava la famiglia Pavoni, composta da Giovanni, la moglie Palma, il figlio Sante con sua moglie e i suoi 3 figli. Il capofamiglia Venanzo Biciuffi, gravemente ammalato, non era riuscito a trovare miglioramenti con nessuna delle cure a cui si era sottoposto e così sua moglie Anna decise di ricorrere ad un compaesano conosciuto da tutti come Potente Stregone. Il suo nome era Giuseppe Domenico Italiani, detto da tutti Taglialarde. Fu a lui che portò una giacca del padre per trovare una cura. La bacchetta di nocciolo di Taglialarde, infatti, poteva ritrovare oggetti smarriti, vedere il sesso del nascituro, trovare acqua e far avere notizie di parenti lontani. Quella bacchetta fu posta proprio sulla giacca di quel pover'uomo. Ulcera, gastrite, appendicite. Una lista di malattie usciva dalla bocca dello stregone, la cui bacchetta, dapprima immobile, cominciò a ruotare tra le dita, allorché pronunciò la sentenza definitiva. Un male incurabile. La figlia, disperata, chiese di sapere quanto tempo restasse a suo padre.
la bacchetta cominciò a vibrare tra le parole pronunciate da Taglialarde. 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Taglialarde ordinò che Venanzo fosse messo immobile a letto ed ordinò alla moglie di recarsi subito ad ascoltare una messa nel santuario di San Nicola per aiutare la ripresa del marito. Venanzo Biciuffi morì di cancro allo stomaco il 15 giugno 1937, senza che la moglie si recasse mai a messa e senza che lo stesso Venanzo fosse a riposo come consigliato da Taglialarde. Il motivo si può ritrovare nel periodo dell'anno. Era infatti il periodo pasquale, molto sentito da tutti e in special modo dalle donne che, intente nella preparazione di pietanze tipiche, non trovavano tempo di uscire di casa. Gli uomini, dal canto loro, furono tutti distratti, incluso Venanzo, da una corsa automobilistica molto famosa, la 1000 miglia, che vedeva San Severino sul tragitto prestabilito che da Brescia arriva a Roma e viceversa. Che si fosse trattato di non avere seguito le prescrizioni di Taglialarde o di una maledizione lanciata da un vecchio proprietario di quella casa, come voce di popolo sussurrava, fatto sta che i fenomeni cominciarono il giorno successivo al passaggio della corsa automobilistica, e cioè successivamente al 6 aprile 1937. Passarono i giorni e Venanzo, sentitosi male più del solito, se ne stava a casa in compagnia di Sante, il suo vicino di casa. Quando Venanzo si fu addormentato, a Santo non rimase altro da fare che tornarsene a casa propria. Uscendo dall'abitazione però sentì strani rumori provenire dalla casa attigua e, contemporaneamente, vide uscirne Laura, la moglie di Enrico Biciuffi, in preda al panico. Sante, forse per una reazione difensiva o forse per avvisare i parenti più stretti, fece per rientrare in casa di Venanzo, ma, in quel momento, si ritrovò in un'abitazione totalmente diversa. Come se fosse appena passato un uragano e avesse spazzato ben bene l'abitazione, vide sedie rovesciate, piatti rotti, sportelli della credenza aperti e scale disseminate di attrezzi agricoli, i quali normalmente erano riposti altrove, all'esterno della casa. Quella notte fu lunghissima per i Biciuffi, che furono accolti dai vicini di casa intenti a calmare i più piccoli dal terrore appena vissuto. La prima di molte notti insonni e l'inizio di una catena di manifestazioni senza eguali, confermata anche durante la stesura dello scritto di Paciaroni da parte di chi, ancora oggi in vita, ne fu testimone oculare. Da rumori molesti il fenomeno mutò in veri e propri dispetti, come quando una sera, durante la quale tutta la famiglia si era riunita intorno a un tavolo con al centro la polenta, la lampada a petrolio, unica sorgente di luce della stanza, si spense e nel buio più assoluto il tavolo con sopra la cena ancora intatta si rovesciò, spargendo tutto sul pavimento. E ancora, un'altra sera, con la famiglia tutta riunita intorno al focolare, simbolo di unità familiare tipicamente usato come ritrovo prima di andare a letto, si ripeté la scena, con l'improvviso spegnimento della lampada e con un fracasso terrificante dovuto al pentolame di terracotta volato via dalla parete. Ma la situazione non sembrava migliorare e l'orientamento dei fenomeni sembrò spostarsi proprio sui componenti della famiglia. Una notte in particolare, mentre i Biciuffi erano già a letto, una forza invisibile strappò loro via le lenzuola e, più i poveri coniugi cercavano di trattenerle, più la forza diventava ingestibile, lasciandoli soli nel loro sgomento fino alle prime luci dell'alba. In un altro caso, le prime luci dell'alba, sinonimo di serenità e di ritrovo familiare, riservarono loro un risveglio tutt'altro che tranquillo, scoprendo qualcosa di inimmaginabile. Gli scuri e le finestre erano state letteralmente staccate dai cardini ed ora si ritrovavano giù, poggiate alle pareti esterni del piano di sotto con i vetri completamente intatti. Il tempo passava e con l'arrivo della successiva primavera ricominciò la tipica mietitura. Questa volta però le normali giornate di lavoro furono sconvolte da altri episodi, come quando sassi di varie dimensioni cominciarono a piovere tutto intorno loro, senza mai colpirli. In questo caso si pensò ad uno scherzo di conoscenti o vicini, ma nulla fu trovato che potesse provarlo. Qualche tempo dopo, invece, un altro fatto strano inquietò non poco gli abitanti della casa. Un tavolino apparecchiato di tutto punto per il pranzo sparì dalla cucina per essere poi ritrovato al centro del letto matrimoniale, perfettamente imbandito, con tovaglia, pane, salame e posate. La loro vita non era più quella di prima e dopo lo smarrimento iniziale sembrò quasi che questi avvenimenti diventassero una cosa con i quali dover convivere.
Nei giorni a venire accade un altro episodio straordinario e allo stesso tempo incredibilmente tragico. La signora Pavoni e sua mamma erano andate a far visita alla loro vicina Laura. Appena entrate in cucina però si accorsero subito di un fatto davvero strano. Una doppietta, che normalmente il Biciuffi teneva accanto al caminetto, era in bella vista, incustodita, su di un tavolino al centro della stanza, e le canne puntavano proprio verso le due donne. Terrorizzate dalla scena, le due donne chiusero immediatamente la porta alle loro spalle, precipitandosi giù per le scale e, in quel momento, udirono 2 spari. E i pallini rimbalzarono indistintamente sugli scalini in pietra mentre l'odore della polvere da sparo si diffuse tutto intorno. Ma quando oramai sembravano averne viste di tutti i colori, accadde un fatto sbalorditivo. Un baroccio, regionalmente conosciuto anche come Biroccio, antenato del più moderno Calesse, era sparito e il Biciuffi non sapeva darsene pace. Uno scherzo, un furto, una dimenticanza, un prestito. Chi o cosa aveva fatto sparire il carretto dalla stalla? Lo capì passeggiando per la tenuta quando si accorse che da una finestra spuntava un timone. Il carretto, nonostante la sua stazza, giaceva all'interno dell'abitazione, smontato in ogni sua parte, ed i pezzi si trovavano sparpagliati su tutto il pavimento. Ruote, assali, tavole, pianale, viti, bullone, tutto. Chi avrebbe mai potuto smontare quel così grande oggetto senza venir visto e, soprattutto, quando avrebbe potuto farlo? La famiglia era oramai rassegnata e i vicini e tutto il paese oramai erano a conoscenza dei fenomeni di casa Biciuffi. Fu in questo momento che si ricorse nuovamente ai servizi di Taglialarde che, accorso, pronunciò in ogni angolo della casa misteriosi scongiuri e segreti versi disegnando nell'aria simboli sconosciuti. Ma questi sperati rimedi causarono, al contrario, un inasprirsi dei fenomeni che si ripeterono con maggiore intensità. La voce si era sparsa e rischiava di diffondere l'inquietudine tra i pasani, allorché i carabinieri della locale stazione, venuti a conoscenza dei fenomeni, si recarono sul posto per effettuare un sopralluogo. Il maresciallo Mattossi, accompagnato da ben 3 carabinieri, giunse nell'abitazione e mentre 2 di essi erano intenti a raccogliere informazioni interrogando i vicini di casa, il maresciallo con un militare di seguito, più Enrico Biciuffi e la moglie Laura, si recarono all'interno della stalla per parlare degli avvenimenti. Fu in quel momento che un trinciaforaggi, pesante attrezzo manuale montato su 2 ruote, si mosse e percorse in gran velocità la lunghezza della stalla in direzione del maresciallo e della donna, finendo rovinosamente contro una parete. L'evidenza dei fenomeni era innegabile. I Pavoni erano con gli altri militari e nessuno, oltre loro, avrebbe potuto azionare l'attrezzo e soprattutto spingerlo verso di loro. Sarebbe stato notato. I carabinieri lasciarono la tenuta frettolosamente e, inaspettatamente, passarono il caso alla tenenza di Tolentino quale comando superiore. Qualche giorno dopo, i carabinieri di Tolentino, supponendo l'eccessiva suggestione con la quale i colleghi di San Severino avevano gestito il caso, si presentarono per approfondire. Mentre un maresciallo ispezionava scrupolosamente ogni angolo della casa, della stalla e di tutta la proprietà esterna in cerca di indizi, accusò un dolore alla testa e si accorse di essere stato colpito da un sasso. Si voltò più volte, controllando nelle immediate vicinanze per individuare il burlone autore del lancio, ma in quel momento un altro sasso lo colpì nuovamente alla testa. Allorché il maresciallo estrasse la pistola per intimidire l'autore di questo grave gesto e ordinò agli altri di perlustrare il perimetro. Nessuno fu trovato. I carabinieri, anche questa volta, si dichiararono impotenti di fronte a questi avvenimenti e per la famiglia Biciuffi non resta altro che affidarsi alla Chiesa, nella persona di Don Mariano Moretti, parroco di Parolito. Don Mariano, approfondita un po' la questione, dichiarò subito la sua inesperienza su casi di questo tipo e quindi fu contattato l'esorcista ufficiale della diocesi, Don Cesare Pizzi. Don Cesare fece visita ai Biciuffi conducendo tutto in suo potere tra benedizioni e preghiere, ma nulla accadde nei giorni successivi. Il Biciuffi tornò allora a contattare Taglialarde, che si disse impotente di fronte a questi spiriti, divenuti ormai tanto forti, e consigliò lui di recarsi a Iesi, a circa 50 km da San Severino Marche, che il pover'uomo percorse in groppa a un somaro. Le indicazioni di Taglialarde furono precise.
Il Biciuffi doveva recarsi ad un indirizzo dove avrebbe trovato un portone di un palazzo aperto che dava accesso ad un locale vuoto con un solo tavolino al centro e con sopra una bacchetta. Lì avrebbe dovuto recitare alcune parole segrete. Enrico Biciuffi seguì tutto alla lettera, ma accadde l'ennesimo fatto straordinario e riconosco essere davvero incredibile. Appena dopo aver recitato queste parole segrete fu colpito da un forte vento, un vortice inaspettato e potente che lo sollevò da terra e lo sbalzò fuori dall'edificio. Quando riaprì gli occhi, serrati per il terrore e per il dolore della caduta, si ritrovò da tutt'altra parte, e precisamente a Tolentino, in una deserta strada di campagna. Come era arrivato fin lì? Cosa lo aveva portato via da Iesi e come? Nei giorni seguenti Taglialarde consigliò allo sventurato un'ultima soluzione: raggiungere Bari per consultarsi con un mago potentissimo. Il Biciuffi prese il treno a San Severino e dopo un viaggio scomodo e lungo trovò l'indirizzo del mago barese. La sala d'aspetto era stracolma di persone in attesa di un consulto, ma il mago, appena saputo di un forestiero, uscì scusandosi con le persone in attesa e lo fece accomodare immediatamente. Entrati, il mago affermò di sapere dei loro problemi e che avrebbe di sicuro trovato una soluzione. Fu un incontro senza ombra di dubbio sensazionale, perché il mago seppe riferire dove ritrovare oggetti perduti da tempo come l'aratro, delle catene, un prosciutto, alcuni piatti. Tutte rivelazioni che al ritorno risultarono vere. Nei giorni seguenti si verificarono alcuni fenomeni all'esterno dell'abitazione, come un canneto che in assenza di vento si dimenava emettendo anche rumori e suoni di ogni specie, come fossero versi di animali. La tranquillità sembrò essere tornata per i Biciuffi e per la loro casa, dove vissero ancora serenamente per diversi anni, senza essere più infastiditi dai Mazzamurelli. I fenomeni erano durati più di 4 mesi e, anche se non ve ne era più traccia, ormai quella casa era diventata per tutti la casa infestata di San Severino e la famiglia Biciuffi trattata come fossero loro stessi spettri. Di tutta questa storia esistono preziose registrazioni audio e trascrizioni, effettuate il 5 settembre 1973, ad opera della dottoressa Donella Bellabarba, che spero presto di intervistare per voi, intenta nella preparazione della sua tesi di laurea intitolata Inchiesta sui guaritori a San Severino Marche e dintorni. Queste registrazioni non sono altro che una lunga intervista ad Enrico Biciuffi a cui vengono poste domande su Taglialarde e sugli avvenimenti accaduti nel 1937. Oggi, lungo quella strada di campagna che da San Severino Marche porta a Tolentino, potreste imbattervi in 2 ruderi che mostrano ancora il loro vecchio fascino. La vegetazione si è impadronita di ciò che una volta era una grande e vivace casa, piena di voci, adulti, bambini, animali e fatti sconvolgenti. A chi oggi, seppur anziano, le passa dinanzi, non riesce di sicuro a non ricordare quei mesi del 1937, quando forze oscure misero a soqquadro la vita di 2 intere famiglie, a cui poco poterono compaesani, carabinieri, maghi e preti. Io sono Enzo Barone e quello che hai appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desideri, puoi condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast e Spotify, ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Se sei a conoscenza di storie simili nelle tue vicinanze, puoi scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.